English Planet. Appunti di inglese, a cura di Nicholas Youldon. Good evening, everybody. You're tuned to Radio Dreamland and welcome back to English Planet. I'm Nick Youldon, the personal English coach for Dreamland and Radio Dreamland, and this is lesson number 8 of a series of lessons, a mini course, where I aim to help people to understand English better, to simplify understanding of English, and to help communications between people using a shared language. La settimana scorsa ho lasciato un capitolo aperto perché stavo trattando l'uso dei verbi nel passato in inglese, che è un argomento piuttosto complesso e ci va un po' di tempo per spiegare tutto in modo semplice e anche per aiutarvi a risolvere tante difficoltà che sono un po' non necessarie nell'uso dell'inglese. Prima di andare avanti però, oppure indietro, se si tratta del passato, vorrei rivelare un segreto che sta alla base della psiche inglese e condiziona l'uso dei verbi nei vari formi, passato, presente e futuro. Il fatto è che noi inglesi beviamo un po' troppo di quella strana liquida tiepe che si chiama birra in Inghilterra. In pratica non sappiamo mai se stiamo partendo o arrivando. In inglese si dice don't know whether I'm coming or going, per esprimere uno stato di confusione mentale che condiziona la vita degli inglesi e condiziona anche come usano i verbi per esprimere il passare del tempo. Scherzi a parte però, è sempre utile rendersi conto di questo fenomeno e ricordarsi cosa significa per la grammatica inglese e in particolare per l'uso e la comprensione dei verbi nei vari tempi, passato, presente o futuro. Prima di tutto vorrei spiegarvi come questa situazione un po' strana può aiutarci a pronunciare meglio i verbi, in particolare i verbi cosiddetti regolari nel passato. Con questo non voglio dire che tutti gli italiani devono ubriacarsi per parlare meglio con gli inglesi, anche se veramente l'esperienza personale può anche funzionare, essere un po' brillo quando si parla con gente straniera. Stavo pensando piuttosto alla difficoltà per molti studenti a realizzare questa piccolissima distinzione di pronuncia tra la forma del presente di un verbo regolare e sua forma cosiddetta passato. I verbi cosiddetti irregolari che abbiamo visto la settimana scorsa non presentano grosse difficoltà perché cambiano completamente forma e basta memorizzare e imitare la pronuncia giusta di questi verbi. I verbi regolari sono invece tutta un'altra cosa. Chi è che riesce a capire e anche rendere una distinzione così sottile come questo? I live in London, I lived in London. Oppure questo, I work in an office, I worked in a bank. Oppure, I hire a car, I hired a car. Torniamo nel pub. I pay for the beers, I paid for the beers. Qui non sto esagerando io, perché ognuna di queste frasi è comprensibile e riproducibile per un inglese ed è chiaro in ogni situazione che si tratta di uno nel presente e uno nel passato. E questo è difficilissimo per un studente straniero e in particolare forse italiani da riprodurre e anche da capire. Allora, come al solito, guardiamo un paio di idee che possono aiutarvi a risolvere delle difficoltà, di superare delle difficoltà per quanto riguarda il passato. Prima di tutto, il passato linguistico inglese è leggermente diverso, forse è completamente diverso dal concetto italiano del passato. Prima di tutto, nessun verbo inglese cerca di classificare o tracciare un passato lineare.
Non c'è un passato prossimo e nemmeno né tanto un passato remoto. Esiste solo un passato, che si riferisce a qualsiasi azione che è completato, che è completo, finito e non si riprenderà. Se per esempio io vado a dire Shakespeare wrote plays, questo vuol dire che Shakespeare ha scritto delle commedie nel passato, vero? Ma non mi interessa quando o in che epoca o niente, mi interessa solo che Shakespeare non scrive più commedie. Questo perché è morto, sì, ma forse è andato già in pensione, non lo so. Ma il passato qui vuol dire che l'azione di Shakespeare di scrivere commedie è completo, finito. L'inglese invece usa diversi termini oppure contesti e situazioni per capire e per stabilire il tempo, il punto nel tempo di riferimento. Sarebbe un punto nel tempo nel nostro lontanissimo, lunghissimo passato, ma è sempre stabilito con un termine speciale oppure con un contesto. Un altro esempio: I ate a carrot yesterday. Ho mangiato una carota ieri. The dinosaur in the museum ate a carrot before he died. Il dinosauro nel museo ha mangiato una carota prima di morire. La mia carota è stata digerita solo ieri. Quella del dinosauro è sparito 60 qualcosa, 50, 65 milioni di anni fa. Però in inglese si nota che il nostro verbo non cambia. I ate a carrot, the dinosaur ate a carrot. Amanti di una vita semplice si renderanno conto subito che qui non cambia niente, anche se sbaglio la forma passata del verbo, la forma giusta del verbo. Perché? Perché si capisce comunque il senso della frase, si sa chi ha mangiato qualcosa, si sa che si tratta di mangiare qualcosa e si sa anche cosa è stato mangiato, in ogni caso. Il momento più o meno preciso nel nostro passato, quando è successo tutta questa disgrazia, si rende in un altro modo. Nel mio caso la parola yesterday, ieri, spiega tutto. Nel caso del dinosauro, il fatto che il dinosauro insieme a tutti gli altri dinosauri sono scomparsi 65 qualcosa milioni di anni fa, pure la carota. Si capisce allora che il verbo inglese deve cambiarsi solo per una cosa formale, una corrispondenza formale, con un tempo già prestabilito e spiegato in un altro senso, indipendentemente del verbo. Oh ragazzi, abbiamo una salvavita, pure una salvafaccia. Anche se sbaglio questi verbi, anche se non mi ricordo la pronuncia giusta, non succede niente perché la gente mi capisce lo stesso, mia comunicazione è salvo. Invece per gli italiani puristi e perfezionisti e quelli che vogliono imitare e parlare inglese come me quando parlo con i miei amici inglesi, cosa possiamo fare? Cioè per migliorare la pronuncia, soprattutto dei verbi nel passato, intendo io. Bene, guardiamo un altro paio di verità nascoste per quanto riguarda l'insegnamento dell'inglese, soprattutto nelle scuole italiane. Prima di tutto, quando si impara un verbo o memorizza un verbo, bisogna imparare a memorizzarlo come tre cose, non come una cosa singola. Ad esempio, il nostro verbo mangiare si fa eat, ate, eaten. Il nostro verbo vivere si fa live, lived, lived. Il nostro verbo scrivere si fa write, wrote, written. Io sento gli ingranaggi nel mio povero cervello quando io sto cercando di usare un verbo in inglese. Sento la mia voce che dice I ate a carrot yesterday, ma allo stesso tempo contemporaneamente sento il mio cervello che mi propone I ate eaten a carrot yesterday. Ogni verbo deve essere memorizzato bene nelle tre forme in cui si può trovare, per dire nella versione di base eat, nel passato, ate e il participio eaten.
Memorizzati in questo modo, ogni verbo è pronto per uso in qualsiasi situazione. Purtroppo la scuola italiana propone ai studenti di memorizzare un verbo tipo mangiare e tradurre come eat, una cosa singola, per poi rimandare al futuro, memorizzare un'intera tavola, una tabella, una lista pazzesca di verbi irregolari cosiddetti. Questo è un sistema che permette al professore di mettere sui piedi sulla scrivania e interrogare gli studenti, ma non aiuta molti studenti a usare i verbi in inglese. Mettiamo che uno deve spiegare al medico cosa hai mangiato ieri prima di vomitare e finire in ospedale, hai un problema. Se devi spiegare al poliziotto cosa hai fatto ieri sera mentre tua zia veniva derubata, hai dei problemi, perché cerchi disperatamente una tabella dei verbi nel passato per giustificarti sempre. Quindi, regola numero 1, memorizzare i verbi in 3 forme. Se si può memorizzare una cosa singola, si può anche memorizzare, ci va poco più di memoria, per memorizzare come 3 cose tutte insieme. E poi diventa uguale se fosse un verbo irregolare o regolare, quindi elimina anche questo dubbio quando stai cercando di usare un verbo. Rimane poi il discorso della pronuncia, diciamo, naturale dei verbi nel passato, soprattutto per quanto riguarda i verbi regolari. E qui bisogna focalizzare un po' sul fatto di pronunciare bene un verbo individuale come termine singolo, oppure come si comporta quando inserito in una frase, un po' di discorso, dialogo continuo, perché cambia molto la situazione qua. Sentiamo qualche esempio. Il verbo vivere, ad esempio, fa così: live, lived, lived. Ripeto, live, lived, lived. Il verbo pagare fa pay, paid, paid. Ripeto, pay, paid, paid. Il verbo antipatico lavorare fa work, worked, worked. Ripeto, work, worked, worked. Il verbo più piacevole camminare walk, walked, walked. Ripeto, walk, walked, walked. Nota bene qui che quando si scrivono queste forme nel passato si aggiunge queste 2 lettere e D, tranne per il verbo pay che non ne ha bisogno, però diventa poi live, lived. Questa è una pronuncia sbagliata. Work, worked. Walk, walked. Ripeto, questa è una pronuncia sbagliata perché anche se si scrive ed, non si pronuncia questo e. È un altro esempio di come l'inglese fa sparire delle lettere per un motivo facile e comodo di pronuncia. È sempre molto comodo per gli italiani a dire I lived in London, I worked in a bank, I walked in the park near the river. Però questa è una soluzione troppo facile per gli inglesi e loro vogliono una vita difficile. E loro ti guardano strano se dici queste cose perché per loro la E non esiste. Loro dicono I lived in London. Repeat, I lived in London. Oppure I worked in a bank. Repeat, I worked in a bank. Oppure I paid for the beers. Repeat, I paid for the beers. Ora sentiamo cosa succede quando parliamo in modo naturale, una velocità naturale di discorso. I pay for the beers present, I paid for the beers past. I live in London present, I lived in a London past. I work in a bank present, I worked in a bank past. In realtà c'è pochissima, una differenza molto sottile tra la pronuncia di questa frase nella forma presente e nella forma passata. Però per un inglese è chiarissima questa differenza, questa distinzione, e non c'è nessun problema di malintendere.
E quindi qual è il trucco che fa la differenza qui? Il fatto è che quando gli inglesi mettono insieme delle parole per formare una frase lunga oppure per avanti fare un discorso, cambia effettivamente la pronuncia di ogni singola parola. Per esempio, per rendere queste frasi di vivere a Londra nel passato, si procede così. I live in London. Si nota che la D, che tecnicamente fa il passato del verbo vivere, lived, si stacca da quel verbo lì e si attacca all'inizio della frase dopo. In London. I lived in London. Il passato di lavorare in una banca si rende così. I work in a bank. I work in a bank. I worked in a bank. E questa abitudine di spostare un consonante dalla fine di una parola all'inizio della prossima, o dall'inizio di una prossima frase, occorre in tutto l'inglese, in diverse situazioni. Ad esempio, per dire mi piacciono delle mele, io dico I like apples. E questi apples, che sono le mele, diventano invece qui apples. I like apples. E questo ci permette di congiungere, di fare un flusso più scorrevole della lingua, anche se è difficile poi pronunciare sempre consonante contro consonante, che succede spesso in inglese. Ci vuole molto più tempo per afferrare questo concetto importante d'inglese che per quanto riguarda la pronuncia. Ho l'intenzione comunque di tornare indietro e ripetere questo anche nel futuro. Per il momento dobbiamo fare una piccola pausa per la pubblicità, però stay tuned to English Planet. I'll be back soon to speak to you in English. Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera alle 21 vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org. Radio Dreamland. Share the vision. Welcome back to the second part of this program, where I speak to you for a short while in my own native language, which is English, of course. The aim is just to give you a little practice in listening to English, and also to share some interesting experiences or some interesting information in an eco-spiritual way. The first part of this program focused on linguistic representation of the past, and I'd like to stay on the theme of the past just for a little longer and describe some of the experiences of a native European Celtic English teacher during the summer vacation period. During August and September, I spent most of my time in Sardinia, to be precise, not exactly in Sardinia, but on a very small island which is just off the coast of Sardinia. An island which is proud to be Sardinia, but not Sardinia. This phenomenon is common to many native indigenous populations around Europe. For example, where I come from in Devon and Cornwall, the people there, the local people,
believe that they are from Devon and Cornwall rather than being English. Scotland is part of Britain, but you ask any Scottish person, they say I am Scottish, more than British. If you go to Brittany in France, you find the Bretons, the local people there, who firmly believe that they are Bretons and not French. The reasons for this condition lie in past history, the ancient traditions, customs and beliefs of individual groups living within the European continent. The strange thing that happened to me this summer was that while I was sitting on this isolated little island, trying to escape from the hysteria of COVID and amusing myself with varying numbers of cats living inside and in the grounds surrounding my house, I found that I was unable to escape from the past. Using modern communication methods such as WhatsApp and Facebook, I was in daily communication with Dreamland research groups, some of whom were touring Sardinia, investigating, photographing, documenting ancient monuments, ancient sacred sites belonging to the Sardinian people. The separate reports and photographs were arriving at the same time from Rosalba Natero and members of the Lab Graal musical group who were travelling around Denmark and Sweden. They were retracing, documenting and extending research carried out by Giancarlo Barbadoro into the mysterious fact of why we cannot know our effective history. Like everyone else, I was obliged to study history when I was at school, but I personally decided to discontinue these studies as soon as I possibly could. And maybe this was because of intuition that learning, studying, memorizing a series of historical events of kings and queens, of battles won and battles lost, basically did not give me any great satisfaction in life. Then, as I left school and grew older and moved progressively into adult life, I began to understand more and more that the true history of humanity on this planet is not told in schools, universities, colleges, history books, television documentaries, or anywhere else. True history is visible and can be found, however, all around us, but it's hidden away. You have to go and look for it, and you have to have the right people with you who can interpret it together with you. I can give you a concrete example of this from my own personal experience. When I was a young boy in England, studying in high school, what is equivalent to the liceo here in Italy, I studied 7 years of Latin. Ironically, studying Latin involved also studying ancient European, Greek, Mediterranean history. This was because the Romans left a great number of documents on ancient history, and it was my duty as a diligent schoolboy to translate as many of them as possible into the English language to demonstrate my schoolboy intellectual abilities. At one point I learned about a young Greek god who borrowed, let's say, his chariot from his father without permission, and went for a drive around in the heavens. Not having a driving license and not being able to drive a chariot, he crashed, but he crashed into the earth. I still remember this myth, and I remember the name of the young god, who was Phaeton in English, also known in Italian as Fetonte. And so for many years this story remained in my memory as a Greek legend recounted by Roman historians. Now, many years on, living in Turin and having had close contact with a very important researcher, writer and journalist such as Giancarlo Barbadoro, I learned that my schoolboy story in actual fact had a historical basis and was central to the development of an ancient civilization in the Susa Valley based on the city of Rama.
So, as I say, our history, our past, not just of human civilization, but of development of our planet, is written all around us. It can be seen all around us. But you have to look in the right place, and you have to look with the right people and with the right approach. As an individual, I'm not very interested in digging around in the past or living in the past. I'm much more interested in my well-being in the present. But I increasingly find that my well-being in the present is inseparable from the past, from our ancient past, in fact. And I find increasingly that megalithic monuments and sacred sites are closely associated with human well-being, right into the present time. Ancient stone monuments are highly resistant over time. They are found everywhere all over the world and particularly commonly found in certain areas of the European continent. The fact that they exist clearly demonstrates that highly intelligent civilizations have lived on this planet in the past. And in spite of our arrogance and the insistence of the authorities currently ruling society on this planet, these civilizations in the past quite likely were even more intelligent than modern human beings. I was born and brought up in an area surrounded by these kinds of ancient monuments, and during my lifetime I visited hundreds scattered all over the European continent, but also in South America. And each time I visit one, I have a similar feeling. A feeling of communication, of energy, of peace, of tranquility, of harmony, and of well-being. The sites stand silently in an extremely highly natural, silent environment, countryside and nature, possibly some animals around. But in spite of all this, they communicate something. To me, they communicate that they were constructed and used in the past and also in the present by life forms living on this planet that are aware of their existence on this planet, but also aware of their existence and this planet's existence within the universe, within the cosmos. It seems to me that they offer an invitation to reflection and meditation for any individual. Personally, it always gives me great satisfaction either to visit one of these marvellous megalithic sites or reflect possibly on one that I visited in the past, always with the idea in mind that these are works created by some civilization in the past which was highly intelligent, highly aware and aware in the spiritual sense, aware of existence within the cosmos, within the universe, and not just surviving on the planet. On the contrary, I find it ridiculous that people who claim to be expert authorities on the matter try to convince me and everyone else that these are nothing other than the work of primitive people who use them as burial chambers. This solution seems to me pretty negative, pretty useless, and of no benefit to anyone whatsoever. I prefer to think that megalithic structures are a testament, a sign that extremely intelligent civilizations have inhabited this planet in the past and may do so in the future, and that we of the current generation of human beings are part of all of this. It leaves me with a feeling of hope and optimism that I can create a spiritual side to my life, rather than living just a life on two levels of physical level and mental level, and meaning that I'm not condemned to spend the rest of my life just eating and sleeping and working and then getting up and watching television. Rather than going to the stadium to watch a football match, which we can't do anyway now because of COVID regulations, maybe it is better to go and look at a local stone circle and reflect for a short while. Here's another curious observation about the condition of human society at present.
There is growing evidence and a growing number of people who are convinced that Vitante, a young god, visited the Susa Valley at some point in the existence of this planet and interacted with human beings, constructing the basis of a civilization, of an extensive, intelligent civilization. If I say this to people, those same people listen to me and say, well, you're crazy, that's impossible, that's not in the history books, that's also the official line, it's not history, it's not true, it didn't happen. Gods, anyway, cannot mix with people, they're different things, they work on a different level, you know, it's impossible, what are you talking about? What is strange to me is that the Latin teacher in my school was teaching everyone that the ancient Greeks were a little bit crazy. It was just their imagination which told them that gods could interfere in human affairs. But at the same time, other teachers in the same school were telling me that during Roman times, approximately 2,000 years ago, the son of a god came to Earth and spent around 30 years teaching people how to live their lives. Now that I'm too old to continue listening to lessons in school, and the university has liquidated me with a certificate telling me that I am capable of understanding world affairs, I prefer to make my own independent, free research and my own personal search for information, for knowledge and understanding. And now I find more and more occasions in the history of the world where non-human beings, whether you define them as gods, aliens or superhumans or whatever, they have intervened in the affairs of the world, in human affairs. While the leaders, the authorities, the teachers and the masses of modern majoritarian societies protest and say that life on this planet is a human affair, strictly human affair, and we are the most evolved life form on the planet. So why is one version of history true while the other is just fairy tales? Well, I don't want to get involved in arguments here. I'm just a person who was born and grew up surrounded by stone circles, by cromlechs, by dolmens and wonderful ancient monuments. Even though I didn't understand how important they were until much later in life. And on that note, I would like to close the program for this evening, remembering and then thanking a gentleman, a very important gentleman, Giancarlo Barbadoro, who helped me and many others to understand how important these things are in life and why they are important. Thank you very much, Giancarlo. That's all for this evening, folks. Please tune in again, listen to English Planet next Monday at the same time. Or you can listen individually when you want on podcast, as you can with all the transmissions, all the programs on Radio Dreamland. This is Nick Youldon wishing you good night, and please share the vision.